In architettura, l'immaginazione, l'inventiva e l'originalità hanno un solo limite: le strutture che si vogliono costruire devono essere compatibili con le leggi della fisica e in particolare con la statica. Per analizzare la statica di una struttura è fondamentale lo studio delle travi. Il modello più semplice possibile da cui possiamo partire è quello della cosiddetta asta ideale. Mentre una trave elastica si deforma ed ha uno spessore non trascurabile, l'asta ideale è un oggetto rigido, monodimensionale e omogeneo. Studiamo la statica di una singola asta incernierata, cioè libera di ruotare intorno a un punto fisso e appoggiata senza attrito all'altro estremo. Che strumento utilizziamo da un punto di vista matematico per fare questa analisi? Utilizziamo i sistemi di equazioni lineari. Sappiamo dalla fisica che l'asta è in equilibrio se si annullano il risultante e il momento delle forze esterne ad essa applicate. Ma quali sono queste forze? L'unica forza attiva è il peso P, che possiamo pensare applicato nel baricentro. Poiché l'asta è omogenea, se indichiamo con L la lunghezza dell'asta, il baricentro è al centro, a distanza L mezzi dagli estremi. Ma allora, come mai l'asta non cade? Semplice, i vincoli, cioè la cerniera e l'appoggio, esercitano delle forze, le reazioni vincolari. La cerniera esercita una forza di reazione totalmente incognita, quindi un vettore di direzione, verso e intensità da determinarsi. Possiamo rappresentare questo vettore con le sue due componenti φx e φy in un sistema di coordinate di centro in O. Invece l'appoggio esercita una reazione perpendicolare all'asta, che quindi ha una sola componente incognita, diciamo ψ. A questo punto possiamo scrivere l'equazione del risultante delle forze agenti sull'asta nelle due direzioni x e y come φx uguale a 0 e φy più ψ meno p uguale a 0. Per completare il quadro dobbiamo ancora considerare l'equazione del momento. L'equazione del momento può essere scritta rispetto ad un polo qualunque. Naturalmente conviene il punto O perché il momento della reazione vincolare applicata in O è nullo, essendo nullo il braccio. Assumendo positivi i momenti antiorari, il momento rispetto al punto O è quindi dato dal prodotto della reazione vincolare dell'appoggio ψ moltiplicata per il suo braccio, che è pari alla lunghezza dell'asta L, a cui sottraiamo il momento relativo alla forza peso P che è applicata nel baricentro dell'asta e quindi a braccio uguale L mezzi. Otteniamo allora ψL meno PL mezzi uguale a 0. Ricapitolando, le equazioni della statica dell'asta danno origine ad un sistema di tre equazioni che ci permette di determinare le tre incognite che stavamo cercando, le reazioni vincolari. Si tratta ovviamente di un sistema semplicissimo che possiamo risolvere per sostituzione. Anche quando le cose si complicano, pensiamo ad esempio ad una travatura reticolare, quindi a un sistema di numerose aste incernierate tra di loro, analizzare la statica consisterà sempre nello scrivere un sistema di equazioni lineari, in questo caso riferite sia all'intera struttura che a tutti i nodi che la compongono. Abbiamo quindi visto che per gli architetti i sistemi di equazioni lineari sono fondamentali per analizzare la statica delle strutture.